Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buona Pasqua. Se ovviamente festeggi e riconosci la Pasqua come festa religiosa, in caso contrario, buon primo plenilunio di primavera. Come sai, la Pasqua si festeggia al primo, anzi dopo il primo plenilunio di primavera, quindi tecnicamente quelli che in ambiente neopagano vengono chiamati Esbat, ovvero le lune piene. Qualsiasi sia il tuo credo religioso, filosofico o se non hai credo religioso di nessun tipo, ti auguro comunque una buonissima festività e almeno un buon riposo. A proposito di riposo, Cronos si riposa in questi giorni, quindi questo interattivo esce senza intro, senza bloopers, però non mi sentivo di farti mancare l'interattivo domenicale. Anche perché appunto volevo darti la possibilità di avere un video anche oggi. E proprio di possibilità parla questo video, ovvero quante volte nella vita abbiamo detto, in amore, nel lavoro, nella vita in generale, avrò un'altra possibilità, ma se mi fosse data un'altra possibilità, beh, andremo a chiedere ai tarocchi con le nostre 3 varianti che ti vado a preparare, come sempre faccio in questi video senza intro, davanti. Puoi scegliere anche più varianti per più domande, per esempio magari puoi scegliere una per l'amore, quindi avrò un'altra possibilità, una seconda possibilità in amore e un'altra per il lavoro. Insomma, vedi tu, puoi scegliere anche tutte e 3 le varianti. Vediamo se per ciò a cui stai pensando avrai una seconda possibilità. Che, attenzione, ci tengo a rimarcarlo, in particolare in amore non è sempre detto che si parli di ritorno. Seconda possibilità può voler dire, va bene, ok, ho chiuso una storia importante, avrò la possibilità di avere un'altra storia importante, quindi non pensare necessariamente al riproporsi di situazioni. Voglio anche ricordare che questi sono video interattivi, perché magari nei commenti a volte mi dite risuonato in parte, tutto, certo, i video interattivi di solito fotografano le energie del momento, quindi risuonano in parte. Vediamo se avrai un'altra possibilità, tu che stai guardando questo video. Ovviamente per poi andare a vedere le situazioni singolarmente ci sono i consulti personali, oppure le domande via WhatsApp. Trovi tutte le info sul mio sito www.marcobarzotti.com. Voglio anche ricordarti che a maggio riparte il corso di cartomanzia e divinazione, il workshop in realtà di cartomanzia e divinazione. Nel tempo è diventato ancora più ampio, soprattutto a livello di materiale ma anche di sperimentazione. Se sei interessato o interessata, puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Quarzo ialino per la prima, aulite blu per la seconda, diaspro fasciato per la terza. Avrai una seconda possibilità, amore, lavoro, vita in generale, un tuo sogno che hai dovuto accantonare, un'esperienza che vuoi rivivere, un ritorno anche, perché no? Ti do qualche secondo, se hai bisogno di pensarci un pochino di più, stoppa il video. Se vuoi vedere le pietre in dettaglio, eccole qua: quarzo ialino, aulite blu, diaspro fasciato. Ok, nel caso puoi stoppare il video, io intanto parto dalla variante del quarzo ialino. Antigone, la lealtà, la capra e il salice. Allora, queste 2 carte sembrano focalizzarsi più su quello che è il senso di perdita, il dire forse in realtà questa seconda possibilità non ce l'avrò mai, però c'è una flebile speranza. Laddove la carta della capra e il salice ci dice che forse dobbiamo ancora elaborare un senso di perdita,
oppure magari se si tratta di una relazione, quella che è veramente una perdita, quindi dobbiamo ancora lavorare su noi stessi. Antigone ci parla dello sforzo che dobbiamo fare per dirigere il nostro senso di lealtà, ovvero Antigone è una carta che rappresenta la figura di Antigone, appunto, che sorregge il padre, che è claudicante, come vedi, si appoggia ad un bastone. Ora, quello che ci sta dicendo questa carta è: ha senso l'accanimento terapeutico verso situazioni che non ci servono più? Ma anche se fosse il semplice soffrire perché magari un progetto non è andato, un sogno non si è avverato, una storia d'amore non è andata, anche se fosse semplicemente questo, a che serve buttarci ancora energia? Forse in altra forma, qui ti dice, tu puoi avere la seconda possibilità, ma magari gli attori della scena cambiano. Ipotesi: se fosse una storia d'amore, certo che puoi viverne un'altra, ma non con la stessa persona. Se fosse una situazione lavorativa, certo che puoi tornare a riprendere quella tua posizione, ma magari la puoi riprendere attraverso un percorso che ti porta a maturare. Quindi qua in realtà, prima di chiedersi se avremo una seconda possibilità, c'è da fare comunque un lavoro di epurazione del senso di dolore, per certi versi anche di frustrazione che una situazione ci ha lasciato. Andiamo a vedere con i tarocchi delle dee, per te che hai scelto la variante del quarzo ialino. Avrai una seconda possibilità? La temperanza, vedi, è una carta di cura. È come se ti dicesse: sì, potresti averla, però c'è da curare ancora molto all'interno di te. Oppure se si tratta di una situazione che magari sì, ok, ti interessa, ma coinvolge forse anche più persone, necessariamente non si parla di amore, si può parlare anche magari di amicizie che si vogliono riallacciare, di situazioni. Qui probabilmente la temperanza ci dice anche la cura deve essere non solo tua, ma in generale anche degli altri attori della scena. La temperanza, come ci dice Jodorowsky, è anche una carta di passaggio di frontiera, e quindi anche una carta che ti dice sì, ma devi evolvere, devi crescere, ed è anche una carta che parla del guardiano, ovvero, di nuovo torniamo alle concezioni religiose e filosofiche che abbiamo ognuno di noi. Credi in un guardiano, credi in un'energia, credi nel fato, credi nel destino, credi in un qualcuno che ti è accanto. Questa energia ti sta spronando a superare il dolore. Il 2 di denari, la carta del ripensamento. L'8 di denari. L'8 di denari è la carta anche dell'attesa. Qui avrai il tuo premio e avrai la seconda possibilità, però riprogrammerai completamente la tua vita. Il 5 di coppe. Allora, è proprio il riproporsi di persone o situazioni del passato. Quindi tecnicamente qui direi che la possibilità c'è, però c'è da fare appunto il lavoro su di sé prima. Mi viene a mente una cosa, però prima voglio tirar giù le carte di chiarimento. La regina di spade, il 6 di denari, la torre. Come ti ho detto fino ad ora, qui c'è un ripensamento da fare, una riprogrammazione della propria vita alla luce di un senso di perdita, ma la regina di spade non è soltanto il senso di perdita. La regina di spade rappresenta anche
dei valori imprescindibili, insindacabili, dai quali si parte e che spesso purtroppo possono portare a creare conflittualità con le persone che magari i valori se li aggiustano un po'. La regina di spade non transige su quello che è il suo credo, e pur se con questo 2 di denari l'idea di potersi anche aprire, pur se per trarne un qualche tipo di vantaggio, a quella che è una situazione di approccio alla vita che non gli è propria, pensa e ripensa, ma non prende la decisione, non muove il passo. Questo non perché sia insicura, è una delle carte che rappresentano più sicurezza di tutto il mazzo, quanto perché in realtà tradirebbe se stesso, se stessa. La lealtà di Antigone in questo caso diventa quella che devi a te stesso, a te stessa, e il passo di apertura è un passo che si vorrebbe o si potrebbe fare, in particolare nelle situazioni di amore, ma si attende. Io ho provato, io ho fatto questo cammino, io ho avuto questa storia, io ho fatto questo lavoro, io ho fatto questa via di vita, ma io sono così. Io comunque non sono ancora pronto, non sono ancora pronta, oppure gli eventi hanno fatto sì che io pensassi che non sono ancora pronto, non sono ancora pronta. Oppure anche gli eventi hanno fatto sì che qualcuno non si ritenesse pronto o pronta a darmi una possibilità nella vita, in amicizia, in amore, nel lavoro. Il ripensamento è costante ed è alla luce di un senso di perdita. Ma qui c'è una grande trasformazione, molto molto lenta, molto molto delicata, spalmata in un periodo di tempo che con un 6 di denari probabilmente va molto oltre. E tuttavia la promessa è quella di un premio. Qual è il premio? Il premio è quello di tornare a riesaminare il proprio passato e ridarsi una possibilità alla luce di una decisione improvvisa, in quanto la nostra interiorità è cambiata e abbiamo compreso che ciò che abbiamo dato comunque, se tornerà in altra forma. Avrai un'altra possibilità, sì, a qualsiasi cosa tu stia pensando, ma sarà in una forma completamente nuova e ancora più gratificante per te. Un 8 di denari è anche il premio dopo le fatiche del lavoro, ma è anche la quotidianità che ti porta ad inserire costantemente piccoli malware in quella che è una routine che forse in questo momento non ti piace. Hai voglia di evadere, anche fossero piccole evasioni, da questa rigidità di una regina di spade. L'8 di denari è una carta che prevede anche lo studio, la costante applicazione, soprattutto su di sé, o anche quello che è un anticipo, e quindi probabilmente l'universo potrebbe mandarti molte sincronicità con questo 6 di denari, carta di filantropia. Le occasioni per rinascere, per avere la famosa seconda possibilità ci sono. Forse tu ne percepisci soltanto parte del potenziale, perché sei una persona che ha un grande intelletto, sei una regina di spade, un qualcuno che ha una visione talmente limpida della realtà, talmente cristallina, che nel nostro mondo di melma, per usare una parola, spesso e volentieri poi rischia di scontrarsi di fronte a quelle che diventano più che sono nel tempo delusioni coscienti. La rinascita sarà vigorosa, per certi versi con una torre mi viene il termine fallica. Avrà l'idea di potere, alla luce del comprendere fino in fondo quanto questa regina di spade ti stia dando a livello di forza, ma quanto anche ti stia chiudendo dentro te stesso, te stessa. Imparare a dare senza la presunzione di ricevere, ma solo sapendo che il premio c'è e che arriverà quando dovrà, e quindi passare idealmente la frontiera del dare e del ricevere
sarà per te rivelazione e rinascita. Non mi piace salutarti con una torre. Andiamo a vedere. Sette di spade, regina di denari, il giudizio. Avrai la tua seconda possibilità, ma la tua scelta sarà quella di non abbracciarla. Capirai che fondamentalmente è preferibile andare avanti ed aprirsi a nuove esperienze. Questo io lo dico da sempre, però è chiaro che magari c'è qualcuno che può pensare che la seconda possibilità in amore, nel lavoro, dove vuoi, è comunque un qualcosa che è necessario. Tu capirai che l'attesa ti ha insegnato a amare te stesso, te stessa, e ad andare oltre quelle che sono le delusioni, le frustrazioni, le situazioni che si sono chiuse nel passato e che al momento non riesci proprio a mandar giù. Abbiamo la carta del dio cornuto, quindi l'energia maschile fallica di nuovo della torre, la sessualità, la vita selvaggia, che ti portano ad esplorare. È un mondo di possibilità. Il chiedere una seconda possibilità rischia di farti ripetere il loop. Tu te ne renderai conto e sceglierai di esplorare questo universo ricco di possibilità. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Aulite blu. Andiamo a vedere se avrai una seconda possibilità. Ebe, il sostegno spirituale. Il lupo e la rosa canina. Laddove Ebe ci parla di un periodo di rinnovamento spirituale, un momento nel quale la visione del mondo si fa chiara, si fa limpida, e forse abbiamo anche nuovi input. Questo non vuol dire che necessariamente dobbiamo rinunciare a pensare di avere un'altra possibilità con qualcuno nella vita in generale. Forse ci sta dicendo che tutto fa parte di un percorso che comunque, più che mettere le situazioni al centro della tua vita, mette te al centro della tua vita, che poi è quello che si dovrebbe fare. Il sostegno o il sostentamento spirituale di Ebe rappresenta l'adeguato viatico a quello che è lo spirito per riuscire a comprendere quanto in realtà possiamo ben trascendere le situazioni che ormai si sono esaurite e che non ci servono più. Quel lavoro che vorresti tornare a fare ma che forse non faresti più con lo spirito di prima, quella relazione che vorresti riprendere ma che forse in realtà ripeterebbe il loop che già una volta l'ha portata a chiudersi. Quell'hobby anche fondamentalmente che vorresti riprendere ma che in questo momento non è un linguaggio che ti appartiene, o forse magari quell'amicizia che vorresti ritrovare ma che forse poi ti farebbe rendere conto che se ci siamo persi per strada è perché forse il rapporto era diventato sterile. Sei chiamato o chiamata ad essere un leader, ci dice la carta del lupo e della rosa canina. Una carta che va a parlare della centratura su se stessi, del riuscire ad essere perno della propria felicità. Tu puoi trovare la felicità perché comunque un leader non ha bisogno di nessuno che venga ad adorarlo, ad adorarla. Un leader collabora, un leader si fa travolgere, coinvolgere dalle situazioni e allo stesso tempo vi inietta grande energia, le travolge, le avvolge, le coinvolge. Un leader partecipa della vita, non rimpiange la vita né si proietta troppo oltre, se non per quelle che sono le sue ambizioni che lo nutrono, né vive nel passato,
vive il qui e ora, con la certezza che, grazie al suo impegno, nel futuro non può che esserci il meglio. Tutto ciò che ruota intorno è corollario, nel quale sì è necessario inserirsi ed è necessario anche saper cavalcare il momento. Ma un leader sa che comunque è tutto transitorio. Non ha paura però di buttare energia nelle situazioni perché sa che comunque persone con cui ci infacciamo o situazioni che viviamo vanno a formare il nostro bagaglio culturale e soprattutto a nutrire il nostro spirito, la nostra interiorità. Qui sembra che quindi sia un no, però andiamo a vedere. Il mazzo è quello dei tarocchi delle dee, un mazzo molto 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 bello. Avrai una seconda possibilità, tu che stai guardando la variante della Aulite blu, nove di coppe. Il matto, il 9 di bastoni, l'asso di spade. Il 7 di denari, il 4 di spade, la papessa. È un po' la sintesi di quanto ti ho detto finora. Mi dispiace, ma qua la risposta è no. Sai che io non addolcisco le carte, quello che esce lo dico. Hai 2-9, ovvero le situazioni in fase di completamento, ma hai anche un matto sopra, anzi sì, sopra un 7 di denari, laddove il matto rappresenta anche l'azzeramento, l'estrema libertà, ciò che in potenza è possibile, ovvero tutto, e quindi anche un completo rinnovamento delle prospettive. Un 7 di denari rappresenta una differente soluzione o un differente sentiero che abbracciamo. Questo non perché il sentiero precedente sia fallimentare o perché magari sia un qualcosa che mette in luce la nostra incapacità. Tutt'altro. Qui c'è la stoffa di un leader. Qui c'è qualcuno che comunque in cuor suo, anche magari se non lo accetta, sa che deve andare avanti. Il 7 di denari è un bivio importante. La realizzazione nella nostra vita passa anche da quanto sappiamo venderci, ma per riuscire a venderci con profitto e non a svenderci, dobbiamo sapere quanto valiamo. Il 7 di denari ci dà un monito nel caso di questa situazione. Vendersi per se stessi è produttivo, soprattutto in un mondo come il nostro che campa di immagine. Svendersi, farsi comprare, è distruttivo. In cuor suo questo matto è libero, ti ripeto, e benché sappia benissimo le leggi di questo mettersi in piazza, di questo proporsi, non tanto alle persone quanto anche al destino stesso, fa della sua libertà una bandiera imprescindibile. Il 9 di bastoni è la carta di chi è già lontano da una situazione. Se stai pensando all'amore potrebbe essere il tuo lui e la tua lei che sono già lontani, oppure tu che sei già lontano o già lontana da una situazione. Se stai pensando al lavoro, questo 9 di bastoni ti dice la tua connessione con ciò che tu desideri è forte, ma quanto tu lo riconosci
che è forte, quanto il desiderio veramente ti serve come autogratificazione. Tu vali al di là di quello che è questo tuo desiderio, a prescindere. Il 4 di spade ci dice che purtroppo questa lontananza si rivelerà fatale. Ma tu avrai una seconda possibilità? A ciò che stai pensando purtroppo forse non c'è un buon prospetto. Forse la seconda possibilità qui non l'avrai. Ma ciò che per tutta la stesa si snoda è il filo rosso della tua grande volontà, della tua grande lucidità mentale, della tua grande capacità, qualora tu lo voglia, di darti valore, di riuscire a raccontarti il mondo per come sei e quindi anche a recuperare questa estrema voglia di libertà e di fare esperienza, probabilmente anche in posti molto lontani da quella che è attualmente la tua idea, la tua dimensione d'amore, di lavoro, di vita in generale, ma che comunque ti daranno nuovi input. Tutto questo sarebbe molto bello, ma alla fine c'è una papessa. E la papessa è anche carta di memoria, è anche carta di chi è comunque vincolato o vincolata, soprattutto per l'uomo, in maniera estremamente salda a quella che è una situazione precedente. Anche qui si può spaziare a seconda della tua domanda, quello vedi tu, lavoro, amore, eccetera. Avrai una seconda possibilità? No. Avrai nuove possibilità? Sì. La tua memoria riuscirà a ripulirsi da quelle che sono le scorie di una delusione precedente? Questo devi volerlo tu. La papessa è anche una carta di centratura ed è lo specchio del consultante. Davanti alla soglia della papessa si vedono quelle che sono le nostre vittorie e le nostre sconfitte. Si mette tutto sul piatto della bilancia e si sceglie se proseguire lungo il sentiero del tarocco. La carta della papessa è una delle carte che esprimono il giudizio, un po' come la pesatura del cuore. È vero, qualcuno mi potrebbe dire è più la giustizia. Sì, ok, è più la giustizia, ma la papessa è lo specchio. La giustizia ti fa giudicare da poteri esterni, lo specchio ti giudica perché sei tu che ti ci specchi. È nel tuo interiore che si combatte la battaglia più profonda, soprattutto anche alla luce di quelli che possono essere input altrui. Qui dovresti fare un reset generale anche delle persone che hai intorno, perché magari molte delle persone che hai intorno tendono, e purtroppo questo può succedere, magari non lo fanno con cattiveria, magari lo fanno perché ti conoscono in maniera superficiale o hanno un approccio verso le altre persone superficiale, tendono comunque a spingerti a rivangare il loop, ma qui tu dal loop vuoi uscire e devi uscire. Vediamo se ci uscirai, per te che hai scelto la variante della Aulite blu. Otto di bastoni, l'imperatrice, l'eremita. Continuano a dirmi che le possibilità di uscire ci sono,
le possibilità di darsi nuove possibilità, scusami il gioco di parole, ci sono, ma continuano a dirmi che per un altro po' tu guarderai al passato. Ricorda, so che mi costerà un dislike, forse anche una disiscrizione o più di una, ma non mi importa, io dico quello che vedo. Ricorda che la tua felicità non può essere fondata su presenze, avvenimenti, decisioni altrui. Deve essere fondata su te stesso, su te stessa. Le possibilità di rinascita ci sono, ma non continuare a volgerti al passato. Questo eremita può fare della sua esperienza una luce che gli indica quella che è la via da seguire, ma può anche voltarsi nel passato a vedere quello che poteva crescere, ma che nonostante le buone prospettive magari non è stato portato avanti. Le Witch Runes ti dicono la spirale. La runa della spirale è un viaggio nell'illuminazione, verso l'illuminazione, scusami, attraverso il labirinto del sé. Intuitivamente tu sai già la risposta, sai già che qualsiasi sia la domanda che tu hai posto, tu non tornerai mai indietro. Però ancora forse devi sanare quella che è la tua frustrazione, il tuo dolore per quel lavoro, quella relazione, quella scelta di vita, quell'hobby, quel modo di vivere che potevano funzionare, ma che poi in realtà non si sono rivelate in linea con ciò che tu ti auspicavi per il futuro. Tu puoi scegliere di nutrire adeguatamente quelle che sono le tue sensazioni interiori. Non bellissima questa seconda variante, comunque io ti auguro il meglio, so che ce la farai, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro fasciato. Andiamo a vedere se avrai una seconda possibilità. Qui abbiamo le grazie e poi abbiamo la lepre e la quercia. Sì, qui sembrano dire proprio di sì, perché comunque sia la carta della lepre e la quercia, che ci dice che comunque una celebrazione è molto vicina, sia per quanto riguarda la carta delle grazie, la quale ci dice guarda il bello della vita attraverso quelle che sono le sue 1000 espressioni, dall'arte fino al bello, fino alla persona bella o alla situazione bella. Le due carte sembrano parlare comunque di un qualcosa che presto avverrà e che comunque nel caso della domanda posta potrebbe rappresentare una seconda possibilità. C'è da chiarire ovviamente, come ho detto nell'introduzione, se questa seconda possibilità sarà una seconda possibilità che riproporrà situazioni o persone del passato, oppure se sarà una seconda possibilità che per dinamiche riproporrà eventi o persone simili a quelle del passato, ma con risultati diversi. Quindi questo c'è da vederlo, però sostanzialmente la situazione è che qui avrai un'altra possibilità. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Avrai una seconda possibilità, amore, lavoro, vita, quello che vuoi.
La stella, vedi, le carte qua sono molto positive. Regina di denari, 9 di bastoni, 2 di denari. Avrai un'altra possibilità. Sì, sì, qui è un sì pieno. Non ci starei a spendere tanto tempo, però sì. Andiamo a mettere subito le carte di chiarimento. Quattro di spade. Vedi, qui è interessante perché la regina di denari comunque è una figura di persona che impegna molte energie, si spende molto. Ora, che tu lo abbia fatto magari con una persona aspettando che scegliesse se aprire una relazione, magari con un lavoro dicendo ci ho provato più volte, magari comunque qua ti dice tu ci stai spendendo molte energie, anche se non l'avessi mai fatto fisicamente con qualcuno eccetera, però è sempre a livello mentale comunque un qualcosa che è riuscito a portare un equilibrio in te, che in questo momento sta cedendo il passo a quello che è il movimento. 9 di bastoni comunque una carta di movimento, come se non l'avessi detto, la ruota, quindi comunque sì. Il 2 di denari su 7 di coppe, riprogrammare la vita alla luce dei propri desideri. Direi che qui è un sì, non è che voglio fartela più corta, semplicemente qua c'è da dire hai atteso tanto in tempi anche abbastanza rapidi. Il 9 di bastoni è comunque anche una carta molto rapida, con una ruota probabilmente sì, il tuo desiderio di qualunque natura esso sia verrà a trovare la possibilità di concretizzarsi nel materiale. Non c'è da aggiungere tanto, la carta del 2 di denari è proprio un ripetere anche un ciclo, guardando anche altre possibilità, quindi magari ipotesi, chiedi per un ritorno d'amore, sì, ok, sappi che ci sono altre possibilità, però il ritorno c'è. Chiedi per la ripresa di un lavoro, ok, sì, va bene, c'è, sappi che anche qui ci saranno magari altre possibilità. Chiedi, che ne so, per quel sogno, quell'hobby, quella via che hai dovuto accantonare, sì, ok, anche in questo caso probabilmente presto ci saranno altre possibilità. Sappi che comunque si potrebbero mischiare ad altre vie che vai ad abbracciare, quindi qua è un sì pieno, è schiacciante, non c'è da aggiungere altro. Dura pochissimo sta variante, però non credo di poter aggiungere altro. Qui semplicemente ti viene riconosciuto il grande impegno a livello di energie e a livello di decisione e determinazione che ci metti, e in alcuni casi, soprattutto qualora si parlasse di situazioni d'amore, ti viene anche riconosciuto il grande impegno nei confronti di una situazione, di una persona, di una relazione, quindi di esserti speso o spesa in maniera anche molto molto forte, ecco. Ora, secondo me qua è proprio il riproporsi di un qualcosa dal passato. Per qualcuno queste grandi possibilità potrebbero rappresentare effettivamente, come ho detto all'inizio, il riproporsi di una situazione identica per dinamiche ma con persone diverse. Per la maggior parte si tratta proprio del ripetere un qualcosa con le stesse persone, o comunque con la stessa persona, o un qualcosa comunque soprattutto per esempio ipotesi del lavoro. Tu chiedi per un lavoro, magari non è che lo vai a ripetere con persone diverse, però diciamo che il lavoro per come dinamiche, come c'è, è lo stesso. In amore potrebbe rappresentare il ritorno, quindi è un sì, dai, un sì pieno, non ci stiamo a rivangare tanto. Per il 90% delle persone è un sì pieno identico alla situazione precedente, per un 10% è un sì pieno identico nelle dinamiche ma con persone differenti. Quindi qua sì, qua non ci stiamo a rivangare, è un sì pieno, avrai un'altra possibilità.
Vediamo le Witch Runes cosa vogliono dirti. Allora, abbiamo la triplice luna. È una fase della vita piena di energia divina, ti dice la runa, e quindi sotto tutti gli aspetti tu puoi canalizzare questa energia, puoi accogliere questa energia per riuscire ad orientare appunto gli eventi della vita secondo quella che è la tua ambizione, il tuo volere, i tuoi desideri, i 7 di coppe. Quindi sì, ok, non starei a metterci altre carte, direi che qui è un sì pieno e addirittura incrementato, come già dicevo, dalla tua costanza e perseveranza. Bella variante, ti ringrazio per averla vista. Ti rinnovo quindi gli auguri per la Pasqua, come ho detto prima, o per il primo plenilunio di primavera. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!